Ciao e benvenuto di nuovo nella mia rubrica settimanale sui modi di dire in italiano. Ti ricordo che ogni martedì impariamo un nuovo modo di dire in italiano e li trovi tutti raccolti nella mia playlist Modi di dire. La troverai sia nelle schede di YouTube sia nella descrizione di questo video. Iniziamo subito con il modo di dire di oggi, che è molto interessante perché visivamente ha è particolare. Il modo di dire di oggi è sputare il rospo. Sputare il rospo. Ma che significa sputare il rospo? Questa espressione si utilizza quando una persona decide finalmente di confessare un segreto che si portava dentro, una verità scomoda. Una volta confessata questa verità, quella persona si sentirà più leggera, si sentirà meglio. Immagina di avere un segreto che ti tormenta da giorni e giorni, non ne puoi più. Alla fine decidi di confessarlo al tuo amico, che è la persona interessata. Dai, sputa il rospo, ma cosa c'è che non va? Oppure tu stesso, dopo averlo confessato, potresti dire: Ah, finalmente ho sputato il rospo. Un altro esempio per te. Sei sempre con un amico che ti sembra molto nervoso. Insomma, hai capito che ti vuole dire qualcosa, ma non ne hai il coraggio e cerca in ogni modo di evitarlo. In quell'occasione, per aiutarlo e per incoraggiarlo a confessare, puoi tu stesso dirgli: Dai, sputa il rospo, dimmi quello che mi devi dire. Insomma, ti fai trovare pronto e preparato ad accogliere la sua confessione. Questa espressione è legata all'immagine del rospo che viene identificato come un animale sgradevole e quindi sputare il rospo significa proprio liberarsi di un qualcosa di sgradevole e di spiacevole per il nostro corpo o per il nostro benestare, fondamentalmente. Per cui sputare il rospo significa liberarsi. Proprio come non vorresti tenere in bocca un rospo, non vorresti nemmeno tenerti dentro una verità che ti fa male o ti fa sentire a disagio, o ti fa sentire scomodo o scomoda. L'origine dell'espressione sputare il rospo sembra sia legata a tradizioni popolari medievali in cui il rospo rappresentava proprio un animale negativo, spiacevole, sgradevole. Quindi l'immagine veniva utilizzata metaforicamente per indicare proprio qualcosa di negativo e qualcosa soprattutto che creava danno alla persona che non se ne liberava. Quindi la prossima volta che hai un segreto da confessare o la prossima volta che qualcuno dovrà confessarti un segreto, puoi utilizzare l'espressione sputare il rospo. Puoi dire: Dai, sputa il rospo, qual è il problema? Beh, anche per oggi abbiamo concluso e abbiamo imparato un nuovo modo di dire. Ricordati che tutti i modi di dire imparati fino a oggi li trovi raccolti nella playlist e ti aspetto nei commenti per qualsiasi domanda e soprattutto per sapere se esiste anche nella tua lingua un modo di dire con lo stesso significato. Ci vediamo martedì prossimo con un nuovo modo di dire. Ciao!